E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di Windows, di Linux e una transizione che è arrivata prima di quanto mi aspettassi. Infatti, adesso piccolo momento story time. L'altro giorno stavo a computer, usando il computer di famiglia, che è un vecchio computer messo insieme usando pezzi riciclati da altri PC, quindi ho cannibalizzato vari computer e ho messo su questo computer. Quindi ha delle specifiche modeste, molto modeste, specie se si tiene conto dei requisiti minimi di Windows 11, che quindi con un i5 di settima generazione e 4 GB di RAM, unite a una 1050 Ti, non offre particolari prestazioni, anzi, tutt'altro. Comunque, uso il computer e mi rendo conto che è più lento del solito. Mi domando il perché e guardo il gestione attività. Mi accorgo che la RAM è piena, anche se in quel momento non avevo nulla di aperto. Cerco un pochino, vedo di capire, mi accorgo che ci sono degli aggiornamenti in corso. Vabbè, sarà il solito Windows Update. No, ho scoperto che Windows, con uno degli ultimi aggiornamenti, ti obbliga adesso ad aggiornare automaticamente le applicazioni dal Microsoft Store. Questo che vuol dire? Vuol dire che appunto, se tu vuoi usare il computer e partono gli aggiornamenti, ti ritrovi che mentre lo stai usando il computer diventa inutilizzabile fin tanto che gli aggiornamenti non finiscono. E questo già mi aveva dato da pensare perché, onestamente, era un po' che volevo mettere Linux sopra questo computer per andare a risolvere questo problema della lentezza. Una delle cose che mi ha frenato, quindi, è che non è il mio computer personale, come questo, ma è il computer di famiglia. Quindi io non posso andare a mettere un sistema che sia troppo complesso, difficile da usare, perché chiaramente il resto della mia famiglia non è appassionata di tecnologia come me, vuole semplicemente accendere il computer deve funzionare, lo vuole usare e poi spegnere. Riguardo proprio questo, passa qualche giorno e sono al computer. Mentre sto facendo le mie solite cose, dico va bene, facciamo gli aggiornamenti di Windows. Perché io di solito li ho sospesi in modo tale che non partano a caso mentre sto usando il computer, mentre sto giocando o in altri momenti in cui mi può dare fastidio. E qui sto parlando del mio computer. Faccio partire gli aggiornamenti e mi metto a scrollare su Instagram. Scorro, mi esce un reel. Il nuovo aggiornamento di Windows rompe lo spegnimento del computer. Non si riesce più a spegnere il computer dal tasto spegni Windows del sistema operativo. Panico. Chiudo Instagram, vado su Google e cerco. Trovo il codice dell'aggiornamento e vedo che l'aggiornamento che ho appena scaricato e che Windows mi dice vuoi installare è esattamente l'aggiornamento incriminato. In quel momento panico. Che faccio? Cosa non faccio? Riesco a bloccare l'aggiornamento, quindi a sospendere gli aggiornamenti e ad annullare l'installazione. Il mio computer funziona ancora e gli aggiornamenti sono ancora sospesi. Questo perché passano 2 giorni, mi informo, vedo su internet e leggo l'aggiornamento di primavera rompe lo spegnimento di Windows. Viene rilasciato un aggiornamento di sistema d'emergenza che però rompe un'altra funzione, una cosa secondaria di Windows. L'accensione Windows non si accende più. Viene rilasciato quindi un aggiornamento d'emergenza per l'aggiornamento d'emergenza. Questo però va a rompere il tasto start di Windows, quindi il menu, questo qui, non si apre più. It was shocking how slow basic UI stuff is. Hitting the Windows key and waiting for the start menu to pop up. He's not wrong. Check out this right-click time. Resources ain't even hurting for a squirtin'. I'd open Task Manager manually because it's just not even working. And no, Windows X doesn't work either. A questo punto ho deciso, ho detto basta, non è possibile, ne ho piene le scatole, voglio un'alternativa. Tuttavia, io su questo PC, siccome da un lato lo uso per studiare, quindi uso dei programmi dell'università che sono proprietari e quindi non sono disponibili per Linux, dato che gioco a giochi competitivi che hanno l'anti-cheat kernel, che quindi non sono supportati da Linux, questo PC non lo posso passare attualmente a Linux. Mio malgrado, perché vi assicuro, vorrei molto. Questa sensazione di insoddisfazione, questa
problematica legata a Windows, all'inizio pensavo di avvertirla solo io, ma poi in realtà mi sono accorto che è un sentimento molto più generalizzato. Infatti, date un'occhiata a questo. Another computer, wired mouse. Another Windows computer, wireless mouse, dedicated Wi-Fi adapter. Oh my god. 6-year-old M1 Mac Mini, 16 gigs of RAM, original operating system install, 3 USB hubs with 12 USB devices plugged in, 3 external SSDs, a pair of knockers, and a Bluetooth mouse? Don't cry, little Windows user. Uncle Microsoft has enough spyware bloatware to last your entire life. Microsoft, bring me more unneeded apps. The boy's hungry. Potete vedere quindi che i problemi che ha Windows e le opportunità che Linux offre iniziano a essere sempre più discusse, sempre più viste e sempre più prese in considerazione. Come abbiamo detto anche nel video precedente, che vi consiglio di andare a vedere, Windows ormai sta perdendo terreno rispetto a tutti gli altri competitor, che sia Linux, che sia macOS, che sia Chrome OS. Questo fa sì che più gente passi a Linux, più il supporto aumenta, più Linux migliora, più terreno perde Windows. Quindi sì, chiaramente la crescita degli utenti fa sì che gli investimenti su Linux aumentino e che Linux di conseguenza migliori, indipendentemente dalla distro che uno sceglie. Quindi mi inizio a informare su una distro Linux, quindi una distribuzione, una versione di Linux che sia facile da usare, e mi imbatto in questo Zorin OS. Zorin OS è una distro Linux pensata per i principianti, quindi ha un aspetto molto simile a Windows, come forme, come dimensioni, come utilizzo, ed è un utilizzo molto semplice, molto immediato. Non ti serve veramente conoscere o capire Linux, ti basta semplicemente, se sai usare Windows, sai usare perfettamente anche questo. Certo, vuoi fare delle cose in più? Lo puoi fare, ma non ti viene richiesto. Ed è qui che secondo me molte persone sono rimaste indietro. Magari 10 anni fa era necessaria una conoscenza del terminale, l'uso del terminale, quindi conoscere comandi, capire meglio come è fatto un sistema Linux. Adesso, se invece questo non è più richiesto, specie per uso base, oppure l'uso di applicazioni web, quindi Google per vedere le mail, per vedere i video, per fare ricerche, per andare su Facebook, su Instagram, l'uso diciamo base del computer, si può fare tranquillamente. Passiamo ora all'installazione di Zorin OS. Dopo aver creato la chiavetta, scaricando dal sito la ISO e usando Balena Etcher per flashare, andiamo a collegare la chiavetta al computer e ad accenderlo. Di seguito partirà l'installer di Zorin OS e andremo a scegliere una delle opzioni a seconda delle specifiche del nostro PC. Abbiamo la versione base, la versione Safe Graphics, nel caso avessimo problemi con l'installazione, oppure la scelta Modern Nvidia Drivers, ovvero se avete una scheda Nvidia dal 2013 in poi potete usare quella opzione e troverete i driver già installati. Una volta fatto questo, il sistema effettuerà una serie di verifiche per assicurarsi che i file siano integri e procederà con le prime configurazioni di sistema. L'operazione può richiedere vari minuti a seconda della velocità della chiavetta che usate e delle specifiche del computer. Andiamo a selezionare la lingua e installa Zorin OS. Di seguito ci chiede di scegliere il layout della tastiera e mettiamo quella italiana. Ora, io qui personalmente sono andato a disattivare entrambe le opzioni perché ho avuto una serie di problemi durante l'installazione, ovvero l'installer andava in crash senza un preciso motivo. Quindi leggendo online ho visto che per risolvere il problema dovevo andare a togliere la spunta a queste caselle. Voi, se non avete problemi, non dovete farlo. Di seguito andiamo a scegliere cancella il disco e installa Zorin OS. Questo rimuoverà tutti i file presenti sul computer e installerà Zorin OS. Scegliamo poi il fuso orario, diamo un nome al computer, un nome all'utente e scegliamo una password. Premiamo installa e aspettiamo che la procedura sia completa. Anche qui la procedura richiederà diversi minuti. Una volta completa la procedura, il sistema ci chiederà di riavviare, noi clicchiamo riavvia ora e ci chiederà di andare a togliere la chiavetta che abbiamo inserito e premere invio.
Noi facciamo in questo modo e il sistema farà il primo avvio, portandoci alla schermata home e al tour del sistema che si avvia una volta completata l'installazione, che ci fa una panoramica e una presentazione di quello che Zorin OS è in grado di offrirci. Subito ci propone di fare gli aggiornamenti, ma noi aspettiamo un attimino e vogliamo prima seguire la guida che ci viene proposta. La prima cosa che ci propone è, vabbè, di usare il tasto in basso a destra, che sarebbe appunto l'equivalente dello start di Windows, e poi ci propone la personalizzazione. Questi sono vari preset che Zorin OS Core, che sarebbe questa versione qui, quindi quella gratuita, non quella a pagamento, che fondamentalmente serve più che altro a sostenere il progetto, mette a disposizione degli utenti per scegliere il layout che più preferiscono, uno che assomigli più a Windows, più Linux, più macOS, a seconda delle proprie preferenze. Io alla fine ho scelto questo perché era quello che mi ispirava di più. Dopo sono andato a scegliere il tema scuro perché io lo preferisco di gran lunga. Poi abbiamo vari menu, come per esempio quello per gli effetti, che ci può permettere di disabilitare le animazioni per rendere il sistema più veloce e responsivo. Anche se in realtà, come adesso vedrete, il sistema è molto più responsivo di quanto non fosse prima. Ma vi dirò di più, sono abbastanza convinto, perché l'impressione è quella, che il sistema sia più veloce in alcune task basilari del mio stesso PC. Guardate quanto è rapido ad aprire questo menu. Windows molto spesso, come avete visto anche prima, si blocca su queste cose, perché ha un sacco di processi in background che vanno a rallentare l'intero sistema. Adesso passiamo alla connessione degli account. Se uno vuole può connettere i propri account di posta elettronica, di Google, per andare a eseguire una serie di operazioni più comodamente. Lo stesso dicasi per questa Zorin Connect, che sarebbe l'equivalente del collegamento di Windows per il telefono, al quale io poi sono andato a fare uno screenshot perché è una cosa che vorrò configurarmi con più calma in un secondo momento, così da farvi vedere anche che la funzione di screenshot non solo è presente, ma è anche estremamente facile da usare, forse più di Windows perché ti dà più tempo per selezionare e scegliere quello che vuoi. Questo menu invece ci permette di andare a scaricare ulteriori applicazioni, ma per ora non lo farò, e abbiamo così completato quella che è la prima configurazione di Zorin OS. Procediamo adesso con l'installazione degli aggiornamenti cliccando Installa ora, aspettando dopo qualche minuto che la procedura sia terminata e andando a premere Riavvia ora. Cerchiamo quindi nel menu delle applicazioni Software e aggiornamenti, andiamo su driver aggiuntivi e qui andiamo a installare i driver per la scheda video, perché come ho detto questo sistema monta una 1050 Ti. Inizialmente ho provato a scaricare l'ultima versione, ovvero i driver Nvidia 580, ma non hanno funzionato, quindi sono andato sulla prima scelta, quindi i 535 tested, quindi testati, in modo tale da essere sicuro che fossero stabili. Adesso andiamo ad eseguire un po' di tweaks, ovvero procedure raccomandate, su Zorin OS dopo l'installazione. La prima è, digitando questo comando che vedete, che troverete in descrizione, è abilitare il firewall, ed è l'unica cosa che vi raccomando di fare e per cui si passa da terminale. Di seguito apriamo il menu delle applicazioni e andiamo su software e aggiornamenti, come abbiamo fatto per i driver. Andiamo su altro software e andiamo a scaricare tutti questi, ovvero componenti aggiuntivi del sistema operativo per un uso migliore e più fluido. Ci spostiamo poi su driver aggiuntivi, dove abbiamo modo di verificare che i driver della scheda video siano stati installati correttamente. Premiamo su chiudi, poi ricarica e scaricherà tutto il software che deve essere aggiornato. Di seguito ci spostiamo nell'Explorer risorse, dove vi faccio vedere che al momento dobbiamo ancora scaricare una serie di pacchetti per la visualizzazione di foto e video. Infatti, come vedete, il video attualmente non viene aperto. Ora abbiamo due strade. La prima è cliccare su Trova software, aspettare che carichi e seguire la procedura per scaricare l'applicazione. Oppure, quella che vi raccomando, è l'utilizzo del terminale, digitando un semplice comando che trovate in descrizione, perché vi consiglio fortemente di imparare ad usarlo perché vi permette di semplificarvi la vita su alcune operazioni. Una volta digitato il comando, premiamo Enter e inseriamo la password che abbiamo messo in fase di configurazione e aspettiamo che la procedura sia completa. Una volta fatto questo,
dovete premere sì e poi con le freccette laterali selezionate ok e poi accettate. L'ultimo consiglio che vi do, questo magari per utenti un po' più esperti se avete intenzione di fare qualcosina in più con il vostro computer, è tramite questo comando che avete visto in descrizione abilitare la repository Flatpak, ovvero una lista di applicazioni che si va ad aggiungere a quelle già presenti nel software store, che troverete sempre nello store, ma con un funzionamento leggermente diverso, con una maggiore compatibilità all'interno delle varie distro Linux. Girano su una specie di sistema a sé stante, leggermente distaccato dal sistema operativo, che vi permette di non preoccuparvi. Le ultime cose che vi consiglio anche di fare è abilitare la modalità prestazioni se non vi trovate su un computer desktop dove tanto il consumo energetico non è importante, poi recarvi nella sezione schermo e andare a selezionare la luce notturna dall'alba al tramonto in modo tale che lo schermo riproduca dei colori più caldi che vanno ad affaticare meno la vostra vista. E questo era l'ultimo consiglio della guida su Zorin OS. Io vi consiglio caldamente di provare Linux. Uscirà un video in cui il boss proverà Linux per la prima volta e una serie di altri video a tema, perché secondo me Linux e le alternative di Windows hanno un potenziale enorme che voglio esplorare al meglio insieme a voi. Quindi con questo è tutto, vi ricordo di mettere un like al video, iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima!